Ciao a tutti, ho deciso di venire qui questa mattina all'alba perché oggi è finalmente la luce, è un nuovo giorno. Dopo qualche giorno passato proprio nell'oscurità, infatti sono stato hackerato e quindi sono stato nel buio per 4 giorni e soprattutto 4 notti. È un'esperienza terribile per chi fa questo lavoro, chi appunto usa i social, usa la rete per lavorare, investe del tempo e mi ha dato il tempo anche per riflettere di quanto fragile sia appunto lavorare in questo ambito, dove però siamo un po' tutti coinvolti, perché essere hackerati, sì, a me è successo soprattutto per il canale YouTube, però ormai tutte le aziende hanno bisogno della posta elettronica, ma anche le persone comuni, diciamo, tutti i giorni noi utilizziamo la posta come accesso al mondo di internet, alla nostra socialità, e basta un click per essere appunto all'oscuro di tutti. Devo ringraziare il team di supporto per i creator di YouTube che mi hanno dato assistenza e quindi mi hanno fatto risorgere appunto nuovamente dall'oblio, anche se appunto mi sono reso conto, e ce lo siamo resi conto ormai tutti, che io parlavo con questa assistente Vera, si chiama, che in realtà non sarà altro che un'assistente virtuale anche lei, quindi un frutto dell'intelligenza artificiale, dell'intelligenza appunto che ci sta un po' invadendo e che è stata anche quella che mi ha portato ad essere hackerato, perché appunto io sono stato hackerato nonostante le 1000 attenzioni, proprio per la grande ormai eccellenza in quell'ambito che hanno gli hacker utilizzando proprio l'intelligenza artificiale. Però ecco, si è risolto in qualche maniera, però mi ha dato anche tanti spunti di riflessione proprio per capire che noi stiamo un po' tutti costruendo il nostro futuro e la nostra esistenza, chi come me appunto nei social con YouTube, ma anche molte altre attività sono basate sulla rete, su delle fondamenta che però sono virtuali e che appunto non siamo noi ad avere le chiavi in mano, e in qualsiasi momento qualcuno può decidere di spegnere, di toglierci appunto un'identità digitale, noi siamo proprio morti digitalmente e quindi siamo all'oscuro, dobbiamo pensare di ripartire da zero. E in questi giorni ho pensato appunto, se dovessi ripartire da zero per costruire anche quello che è il mio piccolo canale, dove siete in 11.300, quindi insomma non siete neanche pochi, ecco, però questo è un processo che mi sono voluti più di 3 anni per costruirlo. Ecco, in un nanosecondo qualcuno può decidere che tu non esisti più e tutto quello che hai costruito devi ripartire da zero. Sono fondamenta veramente troppo fragili su cui investire un'azienda, un'attività, ma anche diciamo per noi persone diciamo di tutti i giorni che ci affidiamo troppo a questa tecnologia. Penso appunto in qualsiasi posto, in banca, in qualsiasi attività, in qualsiasi cosa ci chiedono l'autentificazione con il digitale, col telefono. Ecco, dopo aver passato questi 4 giorni così bui, veramente ti viene da pensare che è veramente pericoloso, veramente pericoloso. Porto a casa un'esperienza negativa, però noi ovviamente cerchiamo di prendere tutto l'aspetto positivo. L'aspetto positivo è che mi impegnerò personalmente per cercare anche di divulgare quella che è appunto la cyber security. C'è parolone tanto per dire difendiamoci anche con la nostra piccola email, perché se io sono riuscito a ottenere appunto le mie credenziali con molta difficoltà e ci sono riuscito, è proprio perché la mia email con YouTube c'è un rapporto diciamo di lavoro, quindi anche un rapporto, se anche minimo, economico, e quindi diciamo sia entrambe le parti avevano interesse, anche perché appunto in qualche maniera io lavoro per YouTube, ecco che il supporto di YouTube ti viene incontro e cerca di fare di tutto per risolvere la situazione.
Ecco, se una persona comune non ha questo tipo di rapporto, YouTube o Google in questo caso ti dice sì, ma guarda che noi ti diamo l'email gratis, ti diamo lo spazio gratis, se te non ti sei neanche, non hai avuto tutte le accortezze per cercare di difenderti da qualche attacco hacker, mi dispiace, non è che possiamo noi investire altro tempo, quindi molto probabilmente quello che hai perso è perso. Ecco, quindi vi ringrazio a voi che siete tornati nel mio canale e ringrazio appunto questa nuova luce, che sia appunto una speranza per tutti, soprattutto per chi magari in questo momento sta vivendo quella che è stata la mia situazione di qualche giorno fa, quindi l'oscurità. Ciao e alla prossima.